A Mamoiara succede spesso che se tu non entri in una proprietà magari di un signore anziano, eccetera, per avere anche simpatia, non entri, prima gli dici: signor, me la presta signor Francella, la vigna, gliela tengo in affitto, vediamo come fare, insomma. Se gli vai subito e dici: signor Francella, me la vende la vigna? Lui dice: no, perché era di mio papà, e magari c'ha 80 anni e non gliene frega niente di vendere. Devi entrare in simpatia, avere un buon rapporto con le persone, con gli anziani, rispettare questo affetto che c'è anche per questi. Come l'ami tu la vigna, l'amano anche loro, è della famiglia, l'hanno avuto in diverse eredità. Quindi ecco che a volte bisogna prima, con degli accordi di affitto con alcuni proprietari, avere la possibilità di lavorarli, di avere il frutto, poi piano piano anche poter chiedere con molta semplicità, umiltà, anche se è possibile averla in proprietà, e quindi entrare nelle grazie. Abbiamo anche questo, come dire, questo lato della tradizione che va rispettato. Oggi se non vi fate fregare, allora perché, Dario, oggi adesso su Mamoiada ci sono tante attenzioni, oggi abbiamo, tra cui Moretti, ecco. Sì, però abbiamo già l'esempio. E tra l'altro lì è anche colpa mia, però insomma. Già l'esempio abbiamo. Quello della birra? No, Moretti, quello abbiamo già l'esempio, di due ragazzi hanno affittato i vigneti di Balia in alto sopra la Mamoiada, che è un posto anche bello, che vengono dalla zona del Vermentino, da San Pantaleo. Loro ritengono di avere il Vermentino alto, quindi una cru del Vermentino, e vogliono qui ottenere il cru del Cannonau. Sono venuti a Mamoiada a prendere in affitto per ora, perché in quel momento loro non erano pronti a pagare tutti quei soldi. La proprietà gli ha dato le cose in affitto, ma hanno già fatto il contratto che queste quote di affitto addirittura sono come degli acconti quando compreranno. Quindi abbiamo già perso quei beni. Sono 2 ettari di vigneto che li hanno già comprati questi 2 ragazzi, faranno accordi con la banca, non hanno ancora una cantina, vinificano ospitati da una cantina di Olbia, e li hanno già comprati a 100.000 euro a vigneto, a ettaro. Andiamo in vigna. Cioè sta già succedendo questo, ma se qui arriva gente con i soldi che non hai mai contato, stai tranquillo. La poesia passa veloce, o qualcuno tira fuori veramente le palle, oppure no. Il vigneto più giovane, una decina d'anni, vedete che quest'anno rispetto alla produzione è ridente. Ci piace molto questa immagine, perché dopo 2 anni di una natura un po' avara, che abbiamo sentito avara l'anno scorso, quasi nemica, ma come dire è una tentazione, poi di fatto non è così. Ecco, davanti a noi anche un vigneto antico. Questo è un vigneto che ha circa 70-75 anni di età. Mamoiada, come ho detto oggi, è un piccolo paese anche umile. Non avevamo registri sulla produzione vitivinicola, se non quando allora anche Francesco lavorava nell'ufficio Ersat di Mamoiada. L'Ersat ha deciso di registrare tutti i vigneti della Sardegna. Forse è stato anche un segnale dall'Europa che bisognava registrare tutti, e allora da una quindicina d'anni fa verso in qua abbiamo i vigneti che sono stati, le quote che sono state registrate, e sicuramente qualche quota è anche sfuggita, quindi qualche quota manca ancora alle registrazioni. Mentre per i vigneti antichi, quindi che non, come dire, l'età dei vigneti antichi ne viene dalla testimonianza degli anziani, per cui c'era sempre un motivo quando si piantava una vigna: o c'era un matrimonio, o c'era un'eredità da completare per fare delle eque divisioni tra i figli, oppure come dire, c'era l'intenzione di una persona di esercitare solo quel tipo di lavoro. Quindi più o meno nelle memorie degli anziani, ricordando questi eventi, ricordano un po' l'età che hanno i vigneti che sono stati piantati, ma non c'è un albo, non c'è scritto da nessuna parte quando esattamente un vigneto è stato piantato. Il terreno cos'è? Il terreno è un disfacimento granitico, vedete? Ecco,
Questo è il colore tipico delle terre di Mamoiada. Vedete, è un terreno abbastanza morbido e qui è lavorato, ma ecco, questo è il colore della stagione secca. Abbiamo una leggera differenza del terreno a seconda delle pale delle colline, ma più o meno tutto il territorio di Mamoiada si presenta in questo modo qui. Non abbiamo né un particolare pietrame in superficie né una particolare situazione sabbiosa, ma è quell'equilibrio del terreno che ci dà una buona freschezza, una buona acidità nel frutto, ecco, e anche un frutto comunque intenso, sia per il terreno che porta buoni doti di sostanza, ma sia anche per la coltivazione all'alberello basso, e quindi il frutto rimane vicino al terreno, la quantità che noi lasciamo ai ceppi non è eccessiva e quindi abbiamo una buona concentrazione. Allora, questo è un vignetto che si trova, vedete come c'è un'apertura fra le valli qua, e quindi c'è una ventilazione un po' più marcata di altri vigneti. Per esempio abbiamo il vigneto di Morruzzone invece, che si trova ad ovest, che dà sulla pala di una collina che contrasta queste ventilazioni e quindi è un po' meno ventilato. La particolarità di Mamoiada è che, essendo un territorio dentro una conca di alte colline, abbiamo diverse esposizioni al sole, abbiamo diverse situazioni microclimatiche e quindi diciamo che c'è anche un equilibrio che poi contribuendo tutti insieme in un prodotto dà diverse caratteristiche.